Supermercato Lidl in legno 49 euro. Ottimo, così quando mia moglie mi dirà basta con tutti questi utensili, cosa vuoi aprire? Un'altra filiale della Lidl? Eh sì, ho già tutto l'arredamento, ne approfitto, no? Allora, ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi leggerò il volantino, leggerò un parolone, sono 2 pagine, delle uscite della Parkside che saranno presenti alla Lidl dal 24 fino al 30 ottobre 2022. Commenteremo gli utensili che troviamo in vendita e siccome molti li posseggo, per non dire praticamente tutti, allora vi darò i miei pareri, insomma, in base alle esperienze e quindi alcune informazioni che li riguardano. Quindi mettiamo il volantino sul bancone e leggiamolo assieme. Iniziamo. E allora ragazzi, eccoci quindi a pagina 22 del volantino, guardiamo subito quello che ci verrà proposto. Come primo articolo, in alto sulla sinistra, troviamo il trapano a percussione scalpellatore che possiedo, che vi ho già recensito e con il quale per i lavoretti che ci ho fatto mi sono trovato molto bene. Considerate però che io possiedo diversi di questi trapani a percussione scalpellatori, quindi non l'ho sfruttato tantissimo, prima perché non sono un muratore e poi perché effettivamente avendone tanti li utilizzo a giro, quindi diciamo non l'ho sfruttato moltissimo, ma per quello che l'ho utilizzato non mi ha dato mai nessun problema e prossimamente me lo vedrete utilizzare durante la rimozione di alcune piastrelle e dei lavori di ristrutturazione nella mia cucina. Ha una potenza di 3 joule e un numero di percussioni regolabili da 0 fino a 5300, un numero di giri a vuoto anch'essi regolabili da 0 fino a 980. Per il calcestruzzo consigliano un diametro massimo di 6 mm, lo stesso per la pietra, 13 mm per il metallo e 32 mm per il legno. In dotazione verrà dato anche un mandrino che ha un codolo particolare perché su questo tipo di trapano scalpellatore vanno inserite le punte con il codolo SDS Plus, ma in dotazione troveremo anche il mandrino che ha un innesto SDS ma che può accettare le punte con il codolo cilindrico, quindi si può utilizzare con praticamente tutte le punte di trapano che possediamo e il suo prezzo sarà 69 euro. Io non ricordo effettivamente quanto costava quando l'ho comprato io, però mi pare che costasse molto meno. Se ricordo eventualmente metterò il prezzo in sovraimpressione. Lo stesso giorno comunque verranno venduti pure dei set di punte e scalpelli per trapano a percussione. Si tratta di set che contengono all'interno 5 oppure 11 punte, tra cui degli scalpelli, punte, scalpelli a punta, eccetera, e che avranno il codolo SDS Plus. Più in basso nella stessa pagina invece troviamo il piccolo avvitatore con batteria da 4 volt 1500 mAh con una coppia massima di 10 Nm, un numero di giri come tutti questi avvitatori di queste dimensioni di 200 al minuto, che è la velocità giusta per poter avvitare le viti nel legno senza perdere troppo tempo, ma permettendoci di staccare in tempo per evitare di perforare troppo sul legno. Perché 10 Nm su un avvitatore di questo tipo, che si utilizza soprattutto per i mobili preassemblati, per esempio quelli dell'IKEA, eccetera, effettivamente sono tanti, quindi si rischia di rovinare il legno, insomma, rovinare eventuali maniglie, eccetera, che si avvitano, perché la forza eccessiva potrebbe creare del danno, spanare, eccetera, eccetera. Quindi ruotando lentamente ci danno la possibilità di interrompere in tempo la rotazione e utilizzarlo correttamente, perché non avendo frizione non avremmo alternativa. Comunque verrà venduto all'interno di un cofanetto di colore bianco, privo però di maniglia. Questa è una piccola pecca perché per trasportarlo si deve impugnare e se si hanno altre cose fra le mani effettivamente non è molto comodo. Costava pochissimo mettere una maniglia, avrebbero reso molto più semplice il trasporto. All'interno ci saranno anche alcuni accessori, tra cui inserti, il cavo USB di ricarica, eccetera. A fianco troviamo invece una borsa attrezzi da lavoro che non verrà venduta vuota, ma all'interno troveremo ben 23 pezzi, quindi un tronchese, una pinza appuntita, una chiave inglese, poi troveremo anche 5 cacciaviti di precisione, una livella d'acqua, un martello, un cutter con lama ovviamente, un manico di cacciavite con l'innesto esagonale da 1/4 di pollice che si può utilizzare con gli inserti come quelli degli abitatori e verranno dati infatti in dotazione 10 inserti da 25 mm più un metro a nastro, quindi un flessometro allungabile. Però non trovo da nessuna parte le dimensioni della valigia. Comunque, se ci va un martello sarà una trentina di centimetri di lunghezza e costerà 24,99 €. Considerate che quindi verrà circa 1 euro per ogni pezzo e la valigetta vi viene omaggio. Più in basso invece troviamo un altro tipo di valigetta porta attrezzi da 13 pollici di larghezza. Questa è in plastica, diversamente
dalle solite valigette che troviamo con questo tipo di conformazione, non ha i vani portaminuteria nella parte alta e quindi avrà solamente il vano più grande nella parte interna e poi un separatore con una maniglia che ci permette di mettere un po' di minuterie, punte di trapano e poco altro. E la portata massima sarà di 9 kg. Io posseggo un'altra versione di queste valigette, come vi ho detto già tempo fa, sono comode, sono robuste, ci permettono di trasportare agevolmente i nostri attrezzi. Però se è la stessa plastica di quelle che possiedo io, alla prima caduta si spaccano, quindi è una plastica rigida che non sopporta gli urti e che quindi dovete fare attenzione a come la maneggiate. Poi nella pagina successiva troviamo invece una pialla ricaricabile da 12 volt. Questa può essere utilizzata sia con batterie da 2 che con batterie da 4 A e ci permette di avere una piallata su listelli di legno che abbiano delle piccole dimensioni, perché le lame non hanno una grandezza abbondante. Infatti la larghezza della piallatura è di soli 56 mm. Va bene per chi deve fare delle cornici, chi deve lavorare con dei piccoli listelli, e allora in questo modo riusciamo a piallarli comodamente. Si potrebbe anche piallare una superficie più grande, però se non si è allenati, non si ha molta esperienza, si vedono comunque i passaggi affiancati delle varie piallate, quindi bisogna essere davvero bravi per poterlo utilizzare bene. In dotazione verranno dati diversi accessori, tra cui un accessorio per aspirare i trucioli che si formano, che si può mettere sia dalla parte destra che dalla parte sinistra. Non verranno date però le lame di ricambio, ma vengono dati gli accessori per poter sostituire le lame in caso di necessità. La profondità di battuta è regolabile da 0 fino a 17 mm, utilizzando un accessorio che ci permetterà quindi di discostarci e di seguire il bordo della tavola da piallare, e la profondità di piallata invece è regolabile da 0 fino a 2 mm. Vi ricordo che conviene regolarla sempre con step di 0,5 o 1 mm al massimo, non andate mai a 2 mm direttamente perché va sotto sforzo. Il motore comunque è ottimo perché è un motore brushless, quindi non richiede manutenzione, non si consumeranno mai le spazzole e delle prestazioni migliori. Verrà venduto senza batteria e caricabatteria a costo di 39,99 €, ma lo stesso giorno troveremo la batteria da 2 A che va benissimo con questo tipo di attrezzo a 19,99 €. Quindi assieme caricabatterie e batterie ci permettono di utilizzare sia questo utensile che eventualmente anche l'elettrotensile multiuso ricaricabile. Anche questo ve l'ho già recensito, è un utensile che permette di scollare, di tagliare, eccetera, e ha la particolarità che, avendo delle lame che vibrano ma non ruotano, eccetera, ha definito l'utensile che taglia tutto tranne le mani di chi lo adopera. Ma attenzione, perché se utilizzate delle lame molto taglienti, come per esempio quelle per scollare silicone, eccetera, allora in quel caso ci si fa male. Ma comunque non fate mai questa prova. Viene utilizzato anche nel reparto ortopedia, per esempio, per rimuovere il gesso, utilizzando però delle lame che siano un pochettino più arrotondate, semplicemente un po' abrasive, e in quel caso con la vibrazione tagliano il gesso senza tagliare la pelle di chi indossa l'ingessatura. Costerà 34,99 €, anch'esso senza batteria e caricabatterie, e io per esempio l'ho utilizzato anche per tagliare piastrelle e tantissimi altri lavori. Questo tipo di utensile va bene anche per fare dei tagli direttamente al centro di una superficie. Quindi se io volessi tagliare questo rettangolo potrei fare un taglio in questo modo senza interessare il bordo. Molto comodo, tra l'altro ci permette pure di andare direttamente sulla superficie, come stanno facendo in questa immagine mentre rimuovono questi residui di colla, non so cosa sia, per tagliare per esempio delle cornici di porta, eccetera, nel caso in cui si mettono il battiscopa, quindi comodissimo. Più in basso troviamo anche degli accessori per lo stesso utensile, quindi carta abrasiva, alcuni tipi di lame, eccetera, a costo di 7,99 €. Sempre più in basso troviamo invece delle cinghie o elastici per portapacchi, che non c'entrano nulla col fai da te, sono più per l'automobile. Comunque anche questi li possiedo, soprattutto gli elastici li utilizzo tantissimo per coprire il barbecue con il telo antipioggia, la Vespa e tante altre cose, anche per trasportare ovviamente degli oggetti, ma fate attenzione perché non sono delle corde. Quindi se messi su portabagagli per esempio potrebbero anche cedere, in quel caso utilizzate un sistema di fissaggio più sicuro e costerà 2,49 € ogni set. Queste sono per esempio delle cinghie che permettono una chiusura a cricchetto, quindi permettono di dare una buona tensione. Questa invece ha una chiusura a fibbia, un po' come quella degli zaini, per capirci. Da quest'altra parte invece abbiamo un misuratore di distanza laser, ottimo, 24,99 €, mi pare costasse 19,99 € e avrà un intervallo di misurazione da 0,05 fino a 50 metri, con una precisione di circa più o meno 1,5 mm, ed è vero. Io l'ho utilizzato recentemente proprio per il progetto di cui parlavo poco fa per la cucina
ed è precisissimo. Sarà possibile regolare anche l'unità di misura tra metrica ed imperiale, fare la somma dei vari angoli, ricavare tramite il teorema di Pitagora un lato che non si conosce di un triangolo, sommare le varie misurazioni, insomma è davvero molto ricco, comodo e ha anche delle livelle che ci permettono di posizionarlo correttamente, perché un oggetto del genere, se punta verso un angolo, questa è una parete, dobbiamo misurare quest'altra, se andiamo perfettamente dritti, ovviamente questo è il pavimento, allora avremo la misura corretta. Se invece lo incliniamo leggermente, ovviamente in quel caso la misura sarà sfalsata. Quindi queste livelle incorporate ci permettono di utilizzarlo correttamente, e se è come l'ultima versione che ho recensito io, c'è anche una linguetta che fuoriesce e tramite un selettore possiamo decidere di prendere la misura dalla parte alta, dalla parte bassa, oppure da questa linguetta che va inserita per esempio in alcune intercapedini, oppure per esempio nello spazio interno dove scorrono le serrande, eccetera. Quindi comodo per tantissime situazioni. Io mi ci sono trovato benissimo e ve lo consiglio. E se non mi credevate, ragazzi, supermercato Lidl in legno 49 euro. Vabbè, a questo punto io preferisco spendere 20 euro in più, compro la cucina, almeno mio figlio e mia figlia imparano a cucinare bene e mi preparano delle buone pietanze. E allora, ragazzi, a questo punto non mi rimane che chiedervi di iscrivervi al mio canale se vi piacciono i miei video, quindi spero che vi abbia tenuto anche compagnia, insomma che abbiate trovato utile la lettura, la mia descrizione degli utensili che ho già provato, e quindi non mi rimane appunto che invitarvi anche a mettere mi piace al video, cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!